Ciao a tutti, questo è This is Wow e oggi parleremo di una delle cause del diabete presenti nella nostra dieta. L'obesità è un problema di sanità mondiale ed è sempre più diffuso nel mondo, colpendo sia gli adulti che i bambini e gli adolescenti. Infatti, un adulto su 3 e 3 bambini su 10 sono obesi o sovrappeso. Ma perché l'obesità è considerata un rischio per la salute pubblica? Essa è considerata un fattore di rischio elevato per sviluppare il diabete mellito di tipo 2, patologie cardiovascolari, sindrome metabolica ed è correlato a varie patologie croniche come elevata pressione sanguigna, insulinoresistenza, dislipidemia, aterosclerosi, infiammazione cronica generalizzata, sindrome del fegato grasso non alcolico e cancro. Insomma, una persona diabetica, oltre ad avere limitazioni personali anche dal punto di vista sociale, va a gravare pesantemente sul sistema sanitario, essendo molto più prona a sviluppare patologie sistemiche anche costose da trattare. L'obesità e la sindrome metabolica, da alcuni ritenuta un precursore dell'obesità stessa, sono associate a diversi fattori, tra cui genetica, livello di attività fisica, l'ambiente, che può influenzare per esempio i livelli di stress, e la dieta. Di tutti questi fattori chiave, oggi ci concentriamo su quest'ultimo, essendo un fattore chiave che possiamo controllare in completa autonomia. Sappiamo bene che diete ricche di grassi, proteine, sodio e zuccheri possono predisporre a questa patologia. In particolare, nell'ultimo secolo, i livelli di zuccheri presenti nella nostra dieta è aumentato enormemente e con esso sono aumentati anche gli studi del suo effetto sul nostro metabolismo, che lo definiscono addirittura come una sostanza tossica. Non demonizziamo tutti gli zuccheri però, gran parte degli effetti negativi sono dovuti ad uno zucchero in particolare, chiamato fruttosio. Il suo nome deriva dal fatto che è presente soprattutto nella frutta, nel miele e, seppur in quantità inferiori, anche nei vegetali. L'uva matura, le banane e i pomodori, ad esempio, sono alcuni degli alimenti a più alto contenuto di questo zucchero. Sebbene abbia la stessa formula molecolare del glucosio, lo zucchero su cui si basa gran parte del nostro metabolismo per funzionare, ha una struttura diversa e questo gli conferisce particolari proprietà sia a livello metabolico che a livello del sistema nervoso centrale. Per intenderci, il fruttosio può creare una vera e propria dipendenza e quindi, una volta abituato il nostro corpo, esso ne cercherà sempre di più. Cerchiamo di capire però quali sono le proprietà metaboliche di questo zucchero e perché lo rendono così speciale e problematico. Il fruttosio è assorbito direttamente nel lume dell'intestino e viene portato al fegato attraverso la vena porta, dove viene processato. Qui 3 enzimi lo metabolizzano. Prima il fruttosio fosforilato a fruttosio 1-fosfato, poi viene convertito ad idrossiacetone fosfato e infine viene convertito in gliceraldeide 3-fosfato. In questa forma può partecipare direttamente ai pathway metabolici fondamentali come glicolisi, sintesi dei lipidi, sintesi del glucosio e sintesi del glicogeno. Ora, fin qui niente di particolare, in realtà sono tutti passaggi a cui va incontro anche il glucosio. La vera differenza tra i due è però che il glucosio è regolato in maniera molto più precisa. Se non c'è bisogno di energia, esso viene conservato sotto forma di glicogeno e solo una piccola parte viene convertito in grasso. Il fruttosio invece, non essendo regolato, viene convertito più facilmente in grasso. Come se non bastasse, abbiamo visto che il primo passaggio a cui va incontro è la fosforilazione, consumando ATP cellulare. Siccome questo passaggio non è regolato, significa che più fruttosio ingeriamo, più ATP viene consumato, causando uno stress ossidativo sui mitocondri che adesso devono ricreare le scorte di ATP cellulare. Questo stress ossidativo favorisce ulteriormente, guarda caso, la produzione di lipidi. Insomma, si crea un circolo vizioso da cui non ne usciamo più. Ora che vi ho riempito la testa con informazioni di biochimica, cerchiamo di capire insieme cosa si può fare. Vabbè, facile, basta eliminare frutta e verdura, no? D'altronde l'hai detto tu prima, che contengono molto fruttosio. Ed infatti è così, tra gli alimenti naturali sono quelli che ne contengono di più. Un'arancia, per esempio, contiene in media 4,29 grammi di fruttosio, una mela 16 grammi e 100 grammi di pomodori circa 1,7 grammi. Di contro, la carne di pollo non contiene fruttosio, però ci sono tanti alimenti processati che superano di gran lunga questi valori. La salsa barbecue del McDonald's, per esempio, ne contiene 15,45 grammi ogni 100 grammi di prodotto. L'hamburger del McDonald's 2,93 grammi per 100 grammi di prodotto. E un bicchiere di succo di frutta contiene in media tra i 12 e i 50 grammi. Insomma, il fruttosio è praticamente ovunque, specie in alimenti da fast food e nelle bevande zuccherate.
La possibilità di assumerlo in grandi quantità senza dover faticare in cucina e a basso costo ha portato la sua presenza nella nostra dieta sempre maggiore, aumentando il rischio di sviluppare la malattia metabolica e il diabete. Piuttosto che additare le multinazionali e la loro sconsideratezza, iniziamo a fare qualcosa noi, per primi. Chiediamo un'educazione alimentare all'interno delle scuole più efficace, affinché i ragazzi possano fare delle scelte consapevoli su cosa e dove mangiare. E iniziamo noi per primi a moderare il consumo di alimenti da fast food, bevande zuccherate e anche di frutta. D'altronde, come per ogni cosa, è sempre meglio non esagerare. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Condividilo con chi credi possa essere interessato a questi argomenti. Se hai domande, dubbi, curiosità, lasciale pure nei commenti qua sotto. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!